Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone. Bene, oggi siamo in compagnia di questa BMW 520 diesel, quindi un 2000 turbo diesel 190 cavalli, X-Drive, quindi trazione integrale, e un'auto quasi di 5 metri di lunghezza ed è un'auto che ha 6 anni. Bene, perché faccio questo video qua? Allora vi dico, mi è capitato di usare quest'auto perché la Clio che ho portato nel mio canale doveva fare un controllo, mi hanno dato quest'auto per un po' di giorni. Bene, voi direte wow, che auto, sì, un bel salto di qualità da una Clio a questa BMW 520 diesel con 190 cavalli, 400 Nm di coppia, una bestia, veramente una bestia. Per l'utilizzo che devo farne io, di andare in giro tutti i giorni e salire, scendere, non è l'auto ideale, perché è grande, è ingombrante nei parcheggi e tutto questo. Bene, ma non è questo del perché voglio farvi questo video qua. Perché voglio farvi questo video qua? Voglio farvi questo video perché tanti di voi mi hanno detto: Lorenzo, quando ho fatto i video di vari SUV da 25.000, 30.000 euro, auto che costano elettriche, che costano 30.000 euro, 40.000 euro, eccetera, mi fa, io piuttosto di prendermi un'auto nuova, mi prendo un buon usato, un'auto che ha 3, 4, 5 anni e spendo gli stessi soldi, però ho un'auto che è completamente diversa. E io lì per lì ad ogni risposta vi ho risposto sempre: vabbè, ma non ho l'auto nuova, non è questo, non ho quello, non ho l'altro. Mi sto ricredendo. Adesso che sto provando quest'auto che ha 6 anni, è un'auto che ha neanche 80.000 km, se sono reali, è un'auto che ha tutto quello che serve, tutto quello che può darmi un'auto adesso, e se non di più di quello che ha un'auto normale. E quindi vi dico sì, se devo spendere 30.000 euro per un'auto nuova, 25.000 euro, perché qui ho visto degli usati di quest'auto qua, con la stessa età e gli stessi chilometri, più o meno va dai 20 ai 25.000 euro. Cosa mi prendo oggi con 20.000 euro? Una Panda, una Twingo, mi prendo un'auto del segmento B, neanche super accessoriata. Quindi prendere un'auto così, che comunque la concessionaria mi dà 2 anni di garanzia, un'auto che ha tutto, ha tanto spazio e tutto quanto, mi sto ricredendo, sì, prendetevi un'auto del genere, perché forse è quella la vera economia, è non mandare a rotamare le auto che sono ancora buone, auto che possono fare ancora tantissimi chilometri, perché questa con 80.000 chilometri minimo può farne 400-500.000 prima di avere problemi. E comunque le concessionarie, torno a ripetere, vi danno anche 2 anni di garanzia sulle auto così. Si può acquistare sempre col finanziamento, quindi possiamo fare anche quello, e quindi perché non acquistare un'auto del genere. Bene, adesso ve la faccio vedere un po', vi faccio vedere gli interni, come sono fatti, quanta cura hanno, e vi faccio vedere il bagagliaio e tutto quello che c'è. Quindi conviene acquistare un'auto nuova o conviene comprare un usato a un buon prezzo, una buona occasione, e trovare dei prodotti, una BMW con un motore che ha tanto da dire? E vi dico, io ho già fatto 1.000 km in una settimana e siamo su una media di 18 con 1 litro, cioè un'auto che pesa 18 quintali. È un'auto impressionante questa qua, e quanto motore ha, quanta coppia ha. Ma adesso ve la faccio vedere perché merita tutto quanto. Allora, partiamo dal frontale, perché comunque è un'auto che è ancora moderna, è un'auto che ha ancora tanto da dire. Vediamo il radar lì sotto, qui sotto vediamo il nostro radar anticollisione. Dopo abbiamo il doppio rene suo della stemma della BMW, i fari che comunque, allora abbiamo le frezze che sono ancora alogene, ma i fari sono a LED, e anche qui quando si accendono di notte si vedono le fari di posizione. Poi guardate ancora come è messa, bellissima secondo me, e ha già tutto quello che riguarda, vedete, Connect Drive, anche per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, l'accensione dei fari, i tergicristallo e tutto quello che va dietro. E poi in caso vi farò un video anche di notte per farvi vedere com'è l'illuminazione. Qui abbiamo dei bei cerchi in lega, sono delle ruote 245/45 raggio R18, quindi anche delle belle ruote, ha una bella linea, è ancora attualissima, guardate, è tanto grande, è tanto grande quest'auto. Quello sì, da spostare in giro non è male. Questa è la versione Luxury Line, quindi la business, diciamo così, ed eccola qua vista da dietro. Doppio terminale di scarico,
comunque, torno a ripetere, è il motore da 190 cavalli X-Drive. Ed eccola qui. Adesso vi faccio vedere una chicca che ha quest'auto, che non è da tutte le station wagon. Allora, dal telecomando premo questo tastino qua e io apro il bagagliaio. Perché questo? Perché se ho l'auto che non riesco a aprire del tutto il bagagliaio, che dopo andremo a vedere, vedete, io da qui posso andare dentro e pescare quello che mi serve direttamente. Tolgo la tendina logicamente e pesco quello che mi serve senza aprire il baule del tutto. Poi lo richiudo ed ecco tutto. Ed è fatto. Adesso comunque vi mostro il bagagliaio per farvi vedere anche quanto grande è. Si apre con la chiave oppure anche dall'interno, comunque è elettroattuato. Hop, apro. Eccoci qua. E guardate quanto grande è questo bagagliaio. Allora, tiro giù la tendina e misuriamo un attimo. Ha una profondità di ben 105 cm di profondità, una larghezza nella parte più larga che siamo a 130 cm e qui nella parte più stretta, se stretta si vuol dire, 110 cm. Un bagagliaio enorme. L'altezza dalla soglia abbiamo un 42 cm. Qui sotto abbiamo poi un vano portaoggetti che possiamo mettere quello che vogliamo e qui sotto c'è il kit di sicurezza, l'estintore, e la cassetta del pronto soccorso e tutto quello che va dietro. Bello, tutto rifinito, guardate anche qua con il pistone e tutto per tenere su, quando abbasso si chiude benissimo. Qui abbiamo tutta moquette dappertutto ed è un bagagliaio perfetto. Voglio abbassare i sedili perché devo mettere una cosa lunga, tiro questa levetta e baff, e lì va giù e diventa un piano che adesso andiamo a vedere quanto lungo è. I sedili abbiamo così in profondità, possiamo caricare un qualcosa che può essere fino a 1,90 m, un letto praticamente, perché 1,90 m per 1 metro di larghezza potete metterci tranquillamente un materasso a una piazza che ci sta tranquillamente. E guardate, piano dritto e fondo fino a lì che sono 1,90 m, con il sedile impostato nella mia altezza, quindi di spazio qui ce n'è in abbondanza. Ci sono SUV che magari spendiamo, appunto, torniamo al discorso iniziale, dei 25.000 euro, che non abbiamo di sicuro un bagagliaio così, abbiamo un bagagliaio che è un quarto. Ma qui la station wagon nasce per le persone, per le famiglie, per chi vuole caricare tanta merce oppure tanti bagagli da portare con sé in 5 su. E adesso andiamo a vedere l'abitabilità interna. Bene, adesso salgo nell'auto, nella parte posteriore, dove qui abbiamo la misura del mio sedile impostato nella mia altezza. Allora, la seduta è molto bassa, ci si siede molto in basso qua, ma guardate il spazio che ho per le gambe, con i sedili impostati sulla mia altezza. Ed è veramente qua, si è coccolati da tutto, perché abbiamo comunque l'aria che arriva anche qui, che posso regolarmi le mie bocchette, abbiamo qua un portacellulare, un po' di spazio, qui tutto bello in pelle, è rifinita molto. Volevo farvi vedere alcune rifiniture che sono veramente da business class, e cioè sono rifinite sui minimi particolari, ci sono tutte. Beh, allora c'è la maniglia tanto per uscire, cosa sempre più rara ormai nelle auto, e guardate, ammortizzata, che così in modo non faccia quel stack oppure parta all'improvviso, tutto ben rifinito. Abbiamo la tendina parasole, oltre ad avere i vetri oscurati abbiamo anche la tendina parasole, quindi se abbiamo problemi per i bambini, e addirittura in questo piccolo angolo c'è un'altra tendina, guardate, è la prima volta che la vedo su un'auto, questo particolare qua, che anche qui dentro hanno messo una Volzi tendina con la tendina già messa dentro. È molto molto interessante questa cosa qui. Poi volevo farvi vedere quanto riguarda le porte, tutta plastica morbida, qui vedete come è rifinita, poi di notte qua si illumina, ma comunque dopo vi aggiungo il video di notte come è rifinita dietro. Qua abbiamo sempre pelle, tutta rifinitura in pelle anche qua, qui plastica un po' più croccante. All'interno del tascone comunque c'è un velcro qui per attutire quello che mettiamo, che non ci siano vibrazioni. Le cinture non sono regolabili in altezza, sono fisse, questa è una cosa molto strana su un'auto di questo livello. Qui abbiamo l'appendiabiti, ok, se vogliamo metterci la nostra giacca, perché essendo per un business, quindi chi va in giro,
abbiamo una bella plafoniera che illumina tutto quanto, ognuno ha la sua plafoniera a destra e a sinistra, ed è, beh, guardatela qua, vista da qua. Adesso vorrei farvi invece una panoramica contraria, vista da dietro, com'è l'auto, come si presenta dopo comunque questi anni di utilizzo. Ed eccola qua. Guardate come è rifinita. C'è ancora perfetta. Guardate il sedile in pelle, non gli manca veramente nulla. Anche qui dove c'è il cambio, dove c'è tutta la parte della... dove ci sono gli strumenti per usare l'auto, non ha un graffio, non ha niente. Anche qui la nostra plafoniera fa molta luce di notte, poi qui ci sono dei piccoli LED, ma che comunque dai, vi rinvio al video di notte così lo guardate. E poi, eccolo qua. Guardate anche il sedile del guidatore, 6 anni, cosa gli manca? Cioè non è niente, questa qua se gli danno una bella pulita, possono dire che è un'auto nuova, non gli manca veramente nulla. Bene, adesso vorrei farvi vedere la parte frontale, così vediamo un attimo come è fatta anche la plancia e tutto il resto. Allora, saliamo a bordo della nostra auto, però prima vorrei farvi vedere alcune chicche che ha come rifiniture. Anche qui pannello porta tutto morbido, in ecopelle, abbiamo qua questo finto alluminio spazzolato bello, la bella manigliona, qua la chiusura della porta, il set per quanto riguarda i sedili, tutte le impostazioni di guida, 4 vetri elettrici, quello si sa, qua tutta pelle anche qua, non ci sono segni di usura, plastica, qua addirittura qua sotto è addirittura morbida, plastica morbida anche qui, e all'interno, non so se vedete, c'è tipo del velluto per attutire i colpi. Qui vedete la scritta Luxury Line, che è appunto la linea di questa qua, che è la parte business. Abbiamo comunque dei sedili elettrici che possiamo regolare sia andare indietro, avanti, lo schienale, poi per quanto riguarda il massaggio, per quanto riguarda qui il lombare, è tutta completa. Guardate come è rifinita anche qua sotto. È una BMW, poco da fare signori. Qui abbiamo l'accensione dei fari automatici, fendinebbia, retronebbia, sensori di parcheggio, e poi adesso vi metto al volante com'è, eccoci qua. Guardate qua che bella visuale di questo imponente frontale. Adesso l'accendiamo, vi faccio vedere un attimo, eccoci qua. Abbiamo la regolazione del volume, vabbè, logicamente da qua, il navigatore. Ecco, l'unica cosa che manca di quest'auto è appunto il navigatore con Android Auto o Apple CarPlay. Un bellissimo display qui davanti, un buon impianto audio, quello sì. Qui abbiamo tutti i comandi manuali ancora, e ben vengano questi comandi manuali per quanto riguarda la climatizzazione, il riscaldamento dei sedili, la ventola, eccetera. È dual zone, quindi possiamo comandare 2 temperature diverse, ha ancora il lettore CD, cosa che non si trova più, però purtroppo sta sparendo. Qui abbiamo la regolazione del volume ancora, anche qua vedete, manuale, e anche questa è una cosa molto molto interessante. Qua il tasto di accensione, questo è il quadro strumenti che è mezzo digitale, mezzo analogico, e adesso vi faccio vedere perché, vedete fino a qua le scritte sono scritte sulla plastica, qua poi inizia a esserci il display. Se io cambio, perché questa qua ha anche la modalità Sport, Comfort o Eco Pro addirittura, metto Sport, vedete che cambia qui completamente. Comfort cambia la cosa, e qui Eco Pro, che è proprio per risparmiare al massimo. Adesso voglio farvi vedere un attimo la media dei consumi, vediamo se si vede. Ecco, 18 con 1 litro. Andando via normale per le nostre strade, autostrade, superstrada, eccetera. Questo è il nostro display e questi sono i nostri interni. Come vi facevo vedere prima da dietro, guardate ancora, sono perfetti. Poi qui abbiamo il comando appunto della plancia e tutto quanto, spengo l'auto che altrimenti inquiniamo e consumiamo. Qui c'è il rotore che va a comandarmi tutta la gestione del nostro display, che posso zoomare il nostro navigatore, oppure posso andare su mappe, media, navigatore, posso tornare indietro,
E questo rotore qua, che intanto che guidi puoi anche comandare il navigatore o dargli. Ha già il DAB, l'FM, tutto quello che serve. Però la rifinitura che ha, qui abbiamo addirittura anche le palette per cambiare, per scalare la marcia o per aumentarla, tutto quello che serve c'è già su quest'auto. Un bel specchietto, qui abbiamo comunque anche qua tutto morbido, velluttato, apertura dello specchietto con la luce che si accende, non manca veramente nulla. Eccoci qua. Bene. Adesso io vi faccio partire il video che ho fatto di sera, giusto per farvi vedere l'illuminazione com'è, che si può sempre comandare dalla nostra plancia da qui. Qui vedete abbiamo la radio, comunicazione, eccetera. Un bel display, la mia vettura, impostazioni della vettura, impostazioni di drive, contenuti e qua tutto quanto. Ma anche, sentite il click, sentite. È ancora perfetto, come il primo giorno praticamente. Molto molto bene. Sì, forse vale la pena per me a sto punto, adesso che ho provato, cosa vuol dire sì, perché è un'auto di classe, è un'auto con tanta qualità, un'auto imponente, sicura e che anche corre, perché va molto bene. Comunque in caso dopo andiamo a provare un attimo su strada e vi faccio vedere come va. Bene, vi lascio il video di sera e poi andiamo a provarla su strada. Ecco, vedete le luci sopra la plafoniera? Queste lucette qua, questi LED qua illuminano tutto l'ambiente in modo da fare questa luce soffusa che si vede tutto in viola. In più possiamo accendere la plafoniera così, che fa una luce che veramente, signori, guardate, fa giorno praticamente, ok? Oppure possiamo spegnerla e mettere solo una luce di lettura, detta così, che ci illuminano o di qua o dalla parte del passeggero, comunque ci illuminano la nostra poltrona, dove ci serve e basta, senza illuminare tutto quanto. E questa è una bella cosa. Qua il tasto SOS è comunque illuminato. Qui, per quanto riguarda, se noi apriamo per guardarci allo specchio, abbiamo una luce tutta a LED, molto ben illuminata, e anche nella parte posteriore, se andiamo a vedere, è tutto illuminato. Anche qui abbiamo le fascettine, vedete a LED, anche là le tasche sono sempre retroilluminate e anche qui, come vedete dietro, abbiamo la plafoniera con queste luci qui, come quelle davanti, che fanno la luce soffusa di viola, in questo caso, visto che è tutto viola. Ma noi possiamo andare nelle impostazioni, che vediamo qui, vado su impostazioni vettura, luci, illuminazione abitacolo, e qui posso andare ad aumentare o diminuire la luminosità. Faccio così, aumento la luminosità, vedete che diventa molto più luminosa, però correndo poi può dar fastidio. E in più possiamo, torniamo indietro, illuminazione abitacolo, andiamo su, colore, posso farlo o tutto lilla o bianco e lilla, verde. Adesso vi voglio far vedere il bronzo, che per loro, eccolo qua, vedete che cambia tutto l'abitacolo, tutto color bronzo. Oppure posso farlo bianco e bronzo. Allora la parte superiore diventa bianca e la parte inferiore arancione o bronzo, come viene chiamato da loro. Oppure posso metterla bianco e blu ed eccoci qua. Sono tutti dettagli che però fanno la differenza. Tutto qua. E vedete così anche la porta. C'è un'auto che comunque ha già 6 anni di vita, era già molto molto avanti, e anche se prendete un'auto così, torno a ripetere, usata, signori, guardate com'è rifinita, com'è fatta. Adesso voglio portarvi un attimo dietro per farvi vedere com'è vista da dietro. Guardate, sono illuminati anche dove vado a mettere i piedi, sia dalla parte del guidatore che del passeggero. La scritta Luxury Line, qui, retroilluminata, sono sempre dettagli, signori, ma sono dettagli che fanno la differenza.
qui abbiamo la luce che illumina se abbiamo una pozzanghera o cosa del genere, quindi io arrivo, entro, guardate quanto è illuminato, veramente ben fatto. Dietro abbiamo anche qui, guardate, ci sono le luci che ci illuminano il pavimento dove noi siamo e ci illuminano anche dove devo prendere la maniglia per aprirla. Immaginate in una notte profondissima, anche qui dietro vedete tutto illuminato, guardate qua, qui abbiamo anche la tasca, ok? La scritta Luxury Line anche dietro, la luce che come vedete lì della porta ci illumina dove noi andiamo a mettere i piedi, e qui sopra guardate la plafoniera, quanta luce fa, veramente stra ben fatta, è rifinita molto molto bene. E anche qui dietro abbiamo la regolazione delle bocchette dell'aria, luce non ne manca di sicuro, e anche i passeggeri posteriori possono stare contenti di sicuro. Questo è l'abitacolo visto da fuori, tutto illuminato. Bene, continuiamo con la nostra recensione di giorno. Bene, avete visto il video per quanto riguarda l'illuminazione interna di notte? Poco da fare. Adesso facciamo un piccolo giretto di prova, così per farvi vedere come va l'auto. Non vi porterò in autostrada, comunque vi dico che sui 130 km/h siamo intorno ai 1800-1900 giri, per dire in ottava quanto riposa il motore. Comunque adesso piccola partenza, partiamo in modalità comfort. Volevo farvi vedere guardate qua, quanto siamo, 17.9 di media dopo circa 1000 km come vi dicevo. E adesso faremo tutta strada urbana ed extraurbana, quindi dobbiamo rispettare i limiti dei 90 all'ora, 70 o 50 quando sarà. Quindi dai, facciamo un giro e partiamo così giusto per vedere un po' come va. Adesso via, accelerazione. Bene, siamo già arrivati quasi a 100 all'ora. Bene, 90 all'ora, andiamo piano e rispettiamo sempre i limiti. Questa qua è la modalità comfort, quindi adesso lei cambia marcia in modo da darci il comfort massimo. Siamo a 1500 giri, 80 all'ora. Andiamo un po' più su a 90, giusto per vedere come va. Se adesso provo a mettere anche, adesso lui ha messo l'ottava, però rileva che è troppo bassa, troppo bassi i giri, e quindi mi riporta su, mi rimette in settima. E questa è la modalità comfort. Okay. Poi c'è la modalità Eco Pro, che è questa qui, che mi permette di risparmiare carburante e anche di andare, vedete, mi fa un taglio, è molto più lenta nel prendere i giri, si sente che è un'altra storia, non mi porta mai fino a 4000 giri. Poi al contrario invece c'è la modalità Sport, che è questa qua, e qua diventa una belva, perché l'auto, ha sentito quanto tira su di giri, adesso io accelero e il contachilometri diventa anche tutto digitale, e qui si sta un attimo ad andare fuori dei limiti, quindi rispettiamo sempre i limiti, andiamo piano, che di vita ce n'è solo una e quindi anche di patente altrimenti se la ritirano. E beh, quindi cioè, coppia qua ce n'è, motore ne ha, e tanto di cappello, anche se l'auto è pesante e molto molto grande. Non si sentono frusci, non si sentono scricchioli strani. Adesso io sto un attimo in silenzio e vi metto in comfort, perché è meglio andare via in comfort, così è più silenzioso, e sto un attimo in silenzio. Adesso queste sono delle strisce anti, per segnalare il pericolo, che c'è un incrocio pericoloso. Ci riabbassiamo attorno a 70, ok, via 70 all'ora, però cioè già siamo a 70 all'ora al limite e siamo veramente nel silenzio più totale. Sembra di andare via a 20 all'ora, e poi sta il lancetta che è qui in basso, io abituato agli 80 all'ora sono qua, guardate dov'è, e anche questa è un po' imbrogliona, ecco. Diciamola così. Comunque guarda,
70 all'ora, siamo giusti nel limite. E quanto fa con un litro? Lì indicherebbe più di 30 con un litro se devo via così costanti. Logico che vedete qua la barretta che va su e giù dei consumi in base anche al ma che dire, il motore va, è da provare, ecco, e capire quanto, secondo me, per i limiti che abbiamo in Italia e per tutto quello che ci abbiamo, le strade che abbiamo qua, va benissimo l'auto, molto molto bene, e anche i consumi sono più che dignitosi, ecco. Adesso io ad esempio arrivo in rotonda, vedete la rotonda disegnata qui, che c'è il grafico del nostro navigatore, eccoci qua, si indica anche bene, anche se il navigatore è vecchio, però va molto bene. A destra, ok. Adesso usciamo dalla rotonda, adesso andiamo un po' piano che qua c'è ancora il limite di 50 e dopo passiamo ai 90 e via. Siamo già a 90 all'ora, basta, cioè non puoi più, per quello dico a volte tanta potenza, tante velocità, tante riprese, ma non è che dobbiamo andare in pista a correre, e di sicuro non andiamo con una station wagon per correre in pista, ecco. Poi ci sono anche station super elaborate, però va bene, ma parliamo di noi come lo usiamo tutti i giorni. Bene, dai, torniamo al campo base, così facciamo le conclusioni, anche perché penso di averne detto un po' di cose di quest'auto che mi è piaciuto tanto nonostante l'età. Bene, ci vediamo per le conclusioni. Tornati dal giretto, avete visto l'auto viaggia, va bene, ha un motore che non ha nessun problema. Questo qua sono 190 cavalli, ma sono 190 cavalli con una coppia che sono quasi 400 Newton di coppia, cioè sono tanti, e non ha nessun problema poi con cambio automatico del genere. Quindi io torno a ripetere, perché non mi fanno le ibride diesel? Perché non possiamo sfruttare il biodiesel o queste cose qua? E vabbè, lì non so, io parlo da chi le usa le auto, dal proprietario così, ma non riesco a capire certe scelte che fanno le aziende. Sono tutti che richiedono i diesel, sono tutti che rivogliono i diesel. Stellantis so che ha iniziato a rifare i diesel, ripropongono i diesel, quindi il futuro quale sarà non lo so, io non so fare le previsioni e penso che nessuno lo sappia al giorno d'oggi, perché comunque qui avete visto ho il serbatoio a metà e ho ancora 650 km di autonomia. Immagino con un pieno, andando via normalmente, questa auto fa 1100-1200 km tranquillamente di autonomia. Poi comunque devo fermarmi ogni tanto per bermi il caffè, per fare la sosta, anche per la concentrazione, però è un'auto, sono auto che hanno ancora tanto da dire secondo me, e ci sarà sempre più, visto che la gente non è contenta delle nuove auto, delle nuove motorizzazioni, dei consumi eccetera, ci sarà sempre più un ritorno all'usato e non penso di sbagliarmi di tanto. Comunque vabbè, non sono qui per vendere o per niente, ma per dare la mia impressione, la mia esperienza fino ad oggi. Ho provato la Clio, sempre che era per l'aziendale, che adesso me la tornano, e ho provato questa, signori, abituati con le auto, le ibride che ho provato, non c'è storia. Ancora tanto da dire, hanno ancora tanto da dire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate delle auto usate, delle auto che hanno comunque questi chilometraggi, questi anni qua, se secondo voi possono essere una valida alternativa al nuovo, e se avete preso un usato, se avete preso un nuovo e perché avete fatto una o l'altra scelta. Signori, io spero di essere stato esauriente nel video, spero di aver fatto vedere quello che c'era da far vedere. Se il video vi è piaciuto mettete un super like, iscrivetevi al canale, non costa nulla, basta premere il tastino iscriverti e attivate tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!